Cari amici di Planet Spin, benvenuti sul canale a questo nostro nuovo video e nuovo appuntamento con la Lure Maniac, la rubrica realizzata per i nostri canali social dedicata agli appassionati di esche artificiali e anche un po' ai maniaci. Oggi parliamo di questa nuova introduzione di casa Sispin. Sto parlando dello Strega 257. In questo video facciamo un approfondimento sulla conoscenza di questa esca artificiale, facciamo prima una prova in studio, poi nei prossimi video seguiranno anche dei test pratici in pesca. Partiamo insieme dopo la sigla, andiamo. Come dicevo nell'introduzione, oggi parliamo dello Strega, nuova esca artificiale introdotta nel panorama spinning in mare dalla Seaspin. Come sempre ci facciamo aiutare da un documento di riepilogo che ho realizzato per meglio far comprendere l'argomento di cui trattiamo oggi. Partiamo adesso con un'introduzione, seguirà una scheda tecnica, la descrizione. Poi nella parte finale di questo video faremo un focus di attenzione sulle caratteristiche e sulle conclusioni, quindi vedremo insieme un po' i pro e i contro di questa esca artificiale. Partiamo con questa introduzione. Diciamo che per quanto riguarda le esche più pezzi, quindi jointed, snodate, questa della Seaspin non è la prima che arriva sul mercato, però attenzione, perché per chi è stato già nei Pescare Show delle scorse edizioni, soprattutto a Napoli, diciamo che questa esca artificiale era stata già presentata per motivi credo legati alla produzione. Diciamo che si è tardati nella realizzazione di questa esca artificiale, però ecco si ventilava qualcosa sia sul web, sulle pagine della Seaspin, brand italiano, ma soprattutto perché è stato, ecco, nei Pescare Show delle scorse edizioni. L'abbiamo anche già visto e toccato direttamente con mano, però ecco non ci soffermiamo su chi ha fatto il primo jointed, perché sappiamo che nella pesca spinning diciamo ecco la maggior parte delle cose sono state già inventate, quindi possiamo fare delle piccole modifiche, cambiare dei dettagli, però ecco il grosso delle esche artificiali è già stato realizzato, nessuno si inventa niente, però ecco non tanto per la moda, ma soprattutto per l'efficacia in pesca nei confronti dei predatori del sottocosta, gli snodati, i jointed, le swim bait come questa hanno motivo di esistere e sono molto richieste dall'utenza, quindi complimenti alla Seaspin per essere comunque arrivata sul mercato con un modello molto molto interessante che in qualche piccolo dettaglio che poi vedremo insieme è anche una variazione rispetto a quello che già esiste sul mercato. Passiamo adesso alla scheda tecnica, il brand è la Seaspin, il nome Strega 257. 257 sono anche i millimetri della sua lunghezza e si tratta di un lipless, quindi un'esca senza paletta, swim bait, jointed, needle, quindi diciamo ha diverse tipologie, appartiene a diverse tipologie di esche artificiali, è realizzata in più di 10 colorazioni, ha un peso di 35 grammi e monta tre ancorette della misura 4 di qualità, quindi sono del brand BKK, leader mondiale in questo settore. L'azione di pesca è slow sinking, ovvero lanciata in acqua la nostra esca artificiale affonda e possiamo farla lavorare alla fascia di profondità che noi riteniamo opportuna. Non è dotata di sound interno, quindi non ha sferette, biglie
quindi è un'esca silent, ha un tipo di bilanciamento a pesi fissi, non è dotata di armatura passante, anche questo è un dettaglio molto interessante, a differenza di altre esche artificiali di casa Sispin, anzi la maggior parte delle esche artificiali di casa Sispin sono dotate di armatura passante, in questa esca artificiale non c'è per ovvi motivi, perché essendo un jointed comunque i due snodi fra le tre sezioni sono comunque sarebbero stati comunque un punto debole, quindi ecco, concentrarsi nel discorso dell'armatura passante in questa esca artificiale lascerebbe anche un po' il tempo che trova, perché per ovvi motivi non è possibile farlo con un unico filo di armatura. Andando avanti, una profondità di nuoto, se noi lanciamo l'esca artificiale, iniziamo subito il recupero, varia dalla superficie fino ai 50 centimetri di profondità. Leggiamo adesso brevemente la descrizione che ci fornisce il brand Sispin in merito a questa esca artificiale. Strega 257 è l'innovativa esca snodata ideata principalmente per la pesca al pesce serra e aggiungerei anche al barracuda e altri predatori del sottocosta, che l'azienda italiana Sispin ha realizzato dopo un lungo periodo di sviluppo per perfezionare le capacità di nuoto e di lancio. Si tratta di una swim bait lipless snodata, needle snodato, che imita il comportamento di una vera aguglia sia quando nuota tranquillamente sia nei momenti in cui fugge dal suo predatore principale. Oltre a perfezionare tutte le fasi di nuoto, è stata posta molta attenzione anche alla capacità di lancio, che generalmente è un punto critico per questa tipologia di esche artificiali, ma grazie ai test e alle varie modifiche apportate si è riuscito ad ottenere prestazioni decisamente ottime anche da questo punto di vista. Nonostante si tratti di un'esca snodata in tre sezioni, risulta anche particolarmente robusta, quindi resiste bene a tutti i tipici stress della pesca al pesce serra o altri predatori come il barracuda, più potenti come ad esempio anche come le grosse lecceamie. Il tipo di nuoto è facilmente personalizzabile non solo con tipi di recupero diversi, ma anche tramite l'adozione o meno della coda in silicone fornita in dotazione. La coda in silicone, che è questa che vi faccio vedere adesso, di cui ecco, è dotata questa esca artificiale, ce ne sono tre in ogni confezione, possono essere facilmente montate o sostituite o tolte dalla nostra presentazione. Quindi, che cosa ci dice la casa in questo contesto? Senza la coda in silicone, Strega 257 mantiene un'azione incredibilmente naturale durante un recupero lento e regolare. Con la coda montata sull'ancoretta posteriore e un recupero veloce in superficie si trasforma invece in un'esca vibrante e disordinata, capace di rompere la superficie dell'acqua e generare turbolenze irresistibili. Diciamo queste sono un po' le indicazioni che ci fornisce la casa Sispin in merito a questa esca artificiale. Vediamo adesso insieme invece quelle che sono le caratteristiche in relazione a alcune mie prove che già ho effettuato in pesca. Sono delle mie impressioni, ecco, che ovviamente possono essere condivisibili o meno, però ecco, secondo le mie esperienze si tratta un po' di indicazioni generiche di utilizzo. Secondo le mie impressioni è un'esca ideale per il mare calmo o poco mosso, quindi non rilevante per quanto riguarda il mare molto mosso, con presenza di forti correnti, turbolenze, risacca, però ecco, nessuno ci vieta di poterlo comunque utilizzare. Sempre per quanto riguarda le mie indicazioni, è un'esca che preferisco utilizzare quando il meteo è con assenza di vento, perché come tutte le altre esche artificiali snodate soffre molto la presenza di vento sia frontale che laterale, quindi perdiamo molti metri sul lancio, tuttavia possiamo comunque utilizzarla. Per quanto riguarda gli spot, è un'esca utile a 360 gradi, la scogliera,
nell'ambito portuale interno e esterno, nelle foci, nella spiaggia, sui bassi fondali, quindi recuperando questa esca artificiale con la canna alta, non facendola affondare, possiamo comunque utilizzarla anche dove abbiamo poca profondità, evitando quindi gli incagli. È un'esca dedicata alla maggior parte dei predatori, con un'attenzione particolare verso il serra e il barracuda. Tuttavia, anche spigolo e lecceame è possibile insidiare con questa esca, senza tralasciare i tunnidi e le palamite. Per quanto riguarda l'attività predatoria, come succede anche con altre esche artificiali, può essere utilizzata a 360 gradi con la caratteristica opzione di aumentare la velocità o diminuire a seconda dell'attività in cui sono i pesci. Quindi con pesci apatici io consiglio di variare spesso la velocità per non far abituare il pesce alle vibrazioni e alle turbolenze emesse da questa esca artificiale, e abbiamo il jolly di poter inserire o togliere la codina per cambiare appunto l'emissione di turbolenze maggiori o recuperarlo più velocemente. Ecco, quindi facciamo delle modifiche direttamente in pesca, adattandoci a quella che è un po' l'attività predatoria. Per quanto riguarda l'attrezzatura, dobbiamo dimenticarci la cannetta leggera, perché per utilizzare queste tipologie di esche artificiali, come anche il Mommotti 220 che vedremo poi nel prossimo video, signori, la canna da utilizzare, l'attrezzatura è quella che va da media a potente, perché ecco, 35 grammi di esca artificiale c'è bisogno di una buona canna potente per poterla sia lanciare e recuperare, ma anche fronteggiare catture importanti che sono un po' il pane quotidiano di questa esca artificiale. Quindi mulinelli capienti, taglia 5000, per intendere, ecco, quello che è un po' l'accoppiamento ideale, 4000 Daima o 5000 Shimano, trecciati minimo 0,16 come diametro e accoppiato a un terminale fluorocarburo minimo di 0,35. Questo penso sia un po' il setup ideale. Ovviamente sta a noi decidere se variare al di sotto o al di sopra di questa soglia. Per quanto riguarda la distanza di lancio, per le mie impressioni è superiore, anche se di pochissimo, a esche di simile tipologia che sono già presenti sul mercato. E comunque si tratta di diciamo distanze di lancio molto superiori rispetto ad altre esche di simile fascia, diciamo un po' di vecchia produzione. Non è dotato di una pesistica interna mobile, infatti c'è la pesistica fissa. Il nuoto è sia rolling e wobbling, sia alle basse velocità che alle alte velocità. Per quanto riguarda il rolling e il wobbling, ci sono già dei video dedicati sul canale che vi invito a visualizzare, però ecco, per riassumere brevemente, sia rolling, che è un po' questo, che il wobbling, ok? Sono questi due movimenti sull'asse orizzontale e sull'asse verticale di questa esca artificiale, ma in genere, ecco, sono questi movimenti che noi interpretiamo parlando di rolling e wobbling. Chiuso la parentesi, non è dotata di paletta né sulla parte anteriore né sulla parte posteriore dell'esca. Ha una codina intercambiabile e opzionale. La forma diciamo, del corpo e della testa sono abbastanza realistici. Non è, diciamo, il pregio principale di quest'esca artificiale, che secondo me è anche un po' bruttina, però ecco, piace ai predatori e quindi non per forza deve piacere al pescatore. E le finiture, diciamo, sono nella media, qualcosa a cui la Seaspin ci ha già abituato, il classico simbolo che troviamo nell'occhietto dell'esca artificiale, e anche le finiture, le colorazioni anche sono nella media, quindi ricoprono quello che è un po' l'attesa da parte dell'utenza. Non emette molte vibrazioni durante il recupero, o perlomeno non sono ben recepite nella canna. Tuttavia, guardando quest'esca artificiale, emette molte turbolenze
soprattutto quando noi utilizziamo la codina, sia nei primi strati di superficie, no? Lavorando con la canna alta, ma ce ne accorgiamo anche durante il recupero nelle fasce più basse di profondità. Come dicevo prima, confermo, è un'esca silent, quindi non è dotato di rattling interno. Per quanto riguarda le ancorette, devo dire che sono ben distribuite lungo il corpo, però ecco, secondo me sono leggermente sottodimensionate perché anche vedendo altre introduzioni di casa Sispin come il Mammoth 220 che porta le ancorette di una misura superiore, penso siano maggiormente adatte a predatori di buona mole a cui noi destiniamo le nostre battute di pesca con queste ische artificiali. Però immagino che se la scelta di aver inserito queste ancorette e non quelle che comunque queste diciamo fanno egregiamente il loro dovere, è dovuto al fatto che quando noi lanciamo l'esca artificiale utilizzando ancorette più grosse, capita che queste si aggroviglino al corpo dell'esca artificiale e quindi vadano ecco, a modificare, a ridurre sia l'azione di lancio e soprattutto l'azione di nuoto. Quindi la scelta di queste ancorette la reputo relativa più a questo fattore che è un fattore di maggior efficacia in pesca, si aggroviglia sul corpo dell'esca, cosa che succede anche nella concorrenza, diciamo così. Eh, Veniamo un po' ai punti conclusivi di questo nostro primo video. Vi passo ecco quello che è la mia scheda di valutazione. Ho dato 3 stelle su 5 per quanto riguarda la lanciabilità, diciamo è nella media ed è anche leggermente superiore, qualche metro, quindi parliamo di 2-3 metri rispetto alla concorrenza che attualmente sul mercato è un po' il nostro riferimento. Per quanto riguarda la facilità d'uso, 4 stelle su 5, basta lanciare e recuperare questa esca che va direttamente in pesca, quindi non dobbiamo fare tante cose. Però ecco, rispetto ad altre esche simili, mentre lì ecco siamo un po' vincolati dalla presenza di una paletta di coda che ci limita quella che è anche la nostra azione di jerking, e in questo caso invece non essendoci la paletta in coda e non essendoci nemmeno la paletta di testa, quindi è un'esca che noi possiamo gestire maggiormente con piccole sbandate, in modo che l'esca diciamo fa quei guizzi che tanto piacciono ai predatori, che molte volte si limitano ad inseguire le altre esche artificiali senza mai decidersi a sferrare un po' l'attacco decisivo, e quindi permette all'angler anche più esperto di padroneggiare maggiormente la sua azione di recupero. Tuttavia, vi ripeto, anche con un recupero lento, lineare, adatto soprattutto a chi da poco si sta avvicinando a questa tecnica di pesca, l'esca va correttamente in azione. Quindi 4 stelle per la facilità d'uso, 3 stelle per la personalizzazione del recupero, che comunque più di tanto ecco, non possiamo fare. 4 stelle su 5 per l'innovazione, perché rispetto alla concorrenza ha inserito il plus, anche se sembra poco, di questa codina siliconica o in gomma, preferite voi come volete chiamarla, che tanto ci ricorda il Civelix, che piace tanto tanto alle spigole. 3 stelle su 5 per quanto riguarda il prezzo, perché secondo me è un'esca dal giusto rapporto equilibrato tra qualità e prezzo, quindi la troviamo intorno alle 25 euro e secondo me rispetto alla media di esche di simile qualità e fascia di prezzo è un'esca ecco, che comunque ha un costo ma equilibrato. Poi ricordiamoci che la Sispin è una casa di grande affidabilità, basta ricordare una tra le tante esche che loro hanno in catalogo, il Mommotti, che è una delle esche tra le più efficaci che noi possiamo utilizzare nei nostri contesti marini, perché ricordiamoci che ci sono dei brand che testano le loro esche artificiali per contesti un po' lontani da quello che è il nostro modo e i nostri predatori. E quindi ecco, esche che vengono dal Giappone, è vero, funzionano, hanno delle caratteristiche importanti, però questa è un'esca studiata, testata, provata ed efficace per soprattutto i nostri predatori e le nostre situazioni di pesca.
L'ultima scheda che vi mostro è quella un po' dei pro e dei contro in relazione a quest'esca artificiale. Vi cito due cose principali che mi sono piaciute: il prezzo equilibrato, mi sembrano giusti, ok? Ed il movimento realistico. Ho fatto qualche test in pesca e da questo ho potuto già capire di cosa stiamo parlando, e quindi sicuramente nel periodo buono dei barracuda e dei serra si farà sicuramente valere come efficacia in pesca. Invece, per quanto riguarda i punti un po' da migliorare, secondo me, ho citato la forma che, come dicevo prima, può piacere o non può piacere al pescatore, ma sicuro piace ai pesci, ai predatori, e poi le ancorette che secondo me sono leggermente sottodimensionate, ma a ragion di causa, perché vanno ad evitare poi del doversi, ecco, probabilmente attorcigliare intorno al corpo, mentre in questo caso diciamo che non succede molto molto di rado. Siamo in conclusione di questo nostro video, primo video dedicato allo Strega 257 di casa Sispin. Seguiranno altri video dedicati a dei test e delle prove direttamente in pesca. Diciamo che una volta che l'esca entra in commercio non c'è bisogno della recensione oppure del test della prova in pesca di Planet Spin, perché è un'esca ultra collaudata. Però diamo qualche consiglio di utilizzo, magari rivolto a chi da poco si sta avvicinando a questa tecnica di pesca. Quindi iscrivetevi al canale per restare aggiornati con i prossimi inserimenti. Non dimenticate che sullo shop Amazon ci sono le guide dedicate alla pesca spinning in mare, e non solo, ci sono anche guide dedicate al kayak fishing, all'offshore jigging, all'utilizzo delle esche siliconiche. Ce ne sono davvero tante, vi lascio i link in descrizione. Inoltre è possibile anche abbonarvi al canale per avere in anteprima dei video dedicati esclusivamente ai supporters. Noi ci vediamo il prossimo video come sempre su Planet Spin Fishing. Ciao ragazzi e alla prossima.